Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Per la difesa dell'Inter sono stati accostati dei profili nuovi o quasi come quelli di Badé e Solé, profili che secondo me non rappresentano una soluzione in questo momento per motivi diversi e andremo anche a vedere quali. C'è la situazione Pavard che potrebbe essere in uscita e andremo anche a vedere le ultime sulla trattativa per Lookman. Insomma, analizziamo il calciomercato dell'Inter con le ultime novità a 360 gradi e naturalmente poi vi ricordo, se vi sarà piaciuto il video, di lasciare un bel like che aiuta tantissimo il canale e magari anche una bella iscrizione in modo da aiutare il canale ed entrare in un certo senso a far parte della community di Angolo Nerazzurro. Iniziamo innanzitutto dal reparto arretrato. L'Inter ha visto sfumare nel giro di qualche giorno i due grandi obiettivi. Il primo era De Winter, finito al Milan, il secondo Leoni, finito al Liverpool per 35 milioni. E allora la Gazzetta dello Sport di oggi accosta all'Inter due profili nuovi o quasi, forse uno diciamo così semi-nuovo. Il primo riguarda Loic Badé, difensore del Siviglia, che in questo momento secondo me non è una soluzione vicina, nel senso che è sicuramente un buon calciatore, è un classe 2000, ha giocato nel Siviglia come centrale della difesa 4, ma in carriera ha fatto anche il centrale della difesa 3, quindi per ruolo è proprio ciò che servirebbe all'Inter. È un calciatore alto 1,91 m, quindi forte fisicamente, forte nei duelli aerei, ha un buon tempo di intervento per quanto riguarda l'intercetto, bravo anche nei tackle. Forse sarebbe da migliorare un po' l'aspetto tecnico palla al piede, ecco, diciamo che non è scarsissimo ma nemmeno un regista difensivo. Tutto sommato sembra un profilo che farebbe al caso dell'Inter. E allora vi starete chiedendo qual è il problema. Il problema è che Badé è vicino all'Leverkusen per una cifra di circa 30 milioni più 5 di bonus. È praticamente la cifra che il Parma chiedeva per Leoni. E allora, se non è stato preso Leoni, faccio fatica a pensare che l'Inter potrebbe in questo momento affondare il colpo per Badé e battere la concorrenza del Leverkusen praticamente per una cifra simile a quella pagata dal Liverpool per il difensore del Parma. Quindi due sarebbero le strade, o meglio, due le motivazioni. O Leoni non rappresentava un profilo primario nella lista dell'Inter, e non credo sia così, anche perché in un certo senso si era parlato nelle conferenze stampa, è un profilo che comunque piaceva tanto a Chivu, che già l'aveva avuto nell'esperienza a Parma, quindi insomma non credo che Leoni non rappresentasse uno dei nomi in cima alla lista dell'Inter. Oppure l'altra soluzione è che l'Inter aspetta di cedere calciatori per poter affondare il colpo, ma questo comunque potrebbe portare poi Badé a finire al Leverkusen e quindi vedendo sfumare un altro obiettivo. Insomma, calciatore tecnicamente che sarebbe ciò che serve all'Inter, ma che purtroppo per costi in questo momento faccio fatica a pensare che l'Inter potrebbe affondare il colpo. L'altro nome accostato all'Inter è quello di Omar Solé. In quel caso cambia molto la situazione legata ai costi, perché Omar Solé ha in corso un processo con un'accusa grave di violenza sessuale e quindi l'Inter non andrebbe per chiudere subito a titolo definitivo, ma potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto che magari potrebbe diventare obbligo, prendendo in considerazione anche la situazione giudiziaria, quindi ho un obbligo legato proprio a quella vicenda, magari anche con un accordo formale con l'Udinese, o insomma un diritto di riscatto vero e proprio. Perché dico che Solé non rappresenta forse anche tecnicamente la soluzione ai problemi dell'Inter? È comunque un classe 2000, quindi per età rientrerebbe nei parametri. Calciatore forte fisicamente, rapido, che colpisce molto l'occhio perché magari irruento nei contrasti, vince tantissimi duelli. Il problema è un altro, che tatticamente è un calciatore non disciplinatissimo. Ecco, anche avendolo ammirato dal vivo nell'ultimo Inter Udinese, Solé colpisce per la sua irruenza, ma tatticamente è un calciatore indisciplinato e quindi faccio fatica a pensare che potrebbe essere il centrale della difesa a 3 dell'Inter. Lo vedrei meglio sul centrodestra, ma in questo momento all'Inter serve un centrale, serve il post Acerbi e De Vrij.
Omar Solé potrebbe essere una soluzione soltanto nel caso in cui dovesse partire uno tra Pavard e Bissek. Per Bissek sembra ormai remota la cessione, anche perché l'Inter chiede una cifra superiore a 40 milioni e Bissek rientra pienamente nei piani di Christian Chivu. Eventualmente sarebbe per la cessione di Pavard, anche se poi ecco forse il francese, per quanto non abbia convinto soprattutto nell'ultimo anno, però tatticamente è un calciatore forse molto più intelligente rispetto a Omar Solé. Tra l'altro su Pavard c'è l'interesse del Galatasaray, la prima offerta diciamo più che altro si è vociferata, probabilmente non sono stati neanche dei veri e propri contatti ufficiali, però insomma si parlava di un Galatasaray che volesse provare a prendere Pavard in prestito, insomma offerta quasi ridicola anche sia per il valore del calciatore sia per ciò che chiederebbe l'Inter, che chiede comunque una cifra intorno almeno ai 20 milioni per il difensore francese. Fatto sta che Badé per costi, Solé per l'aspetto strettamente tecnico, secondo me non rappresentano in questo momento la soluzione ai problemi in difesa dell'Inter, e quindi insomma sembra un po' che andiamo nella direzione di iniziare un'altra stagione con Acerbi e De Vrij, a meno che non saltasse completamente la trattativa per Lookman e quei soldi sarebbero dirottati per il reparto difensivo, ma in questo momento non sembra che si vada in quella direzione. L'Inter resta ancora in attesa per l'attaccante nigeriano e se abbiamo una squadra come quella del Bayer Leverkusen che sta per chiudere per Badé, difficile che si possa attendere tanto per inserirsi in un affare già di per sé complicato in questo momento. Quindi, insomma, reparto difensivo che secondo me almeno nell'immediato non vedrà innesti. Situazione Lookman in questo momento vive ancora una fase di stallo. L'Atalanta sta cercando di chiudere per l'attaccante del Fulham, per Muniz. Sarebbe comunque un affare molto costoso per l'Atalanta, superiore a 40 milioni. Secondo qualcuno questo affare potrebbe sbloccare la situazione Lookman. In realtà l'Inter attende ancora perché da Bergamo non è stato fatto un prezzo e finché non viene fatto un prezzo l'Inter non vorrebbe fare un rilancio tra virgolette al buio. Il problema qual è? Che anche se l'Atalanta dovesse prendere l'attaccante del Fulham non significa che automaticamente cede Lookman, perché l'Atalanta ha già fatto introiti importanti in questo calciomercato da Retegui, da Ruggeri, quindi insomma non è una squadra che se spende adesso 40 milioni deve cedere subito. E il centravanti del Fulham non sarebbe neanche proprio tatticamente l'alternativa a Lookman, forse più l'alternativa a Retegui, visto che parliamo comunque di un centravanti. Il rischio qual è? Si attende, si continua ad attendere, sembra quasi all'infinito in questo momento, perché non c'è una deadline, non ci sono movimenti rilevanti in quella direzione, si continua ad attendere e nel frattempo si perdono gli altri obiettivi, perché è stato perso De Winter e va bene, De Winter forse era più considerato un terzo, quindi subordinato alla cessione di uno tra Pavard e Bissek. È stato perso Leoni e secondo me quella è una perdita pesante, perché era un calciatore di 18 anni che aveva tantissimi margini di crescita e non è un caso se ci ha puntato una società come il Liverpool. Nel frattempo vengono accostati Badé e Solé, si rischia di perdere anche Badé perché se non viene definito l'affare Lookman con quei praticamente 50 milioni bloccati o con un punto interrogativo, non credo che l'Inter ne possa spendere altri 30-35 per un altro calciatore. E insomma questa situazione Lookman sta rallentando tutto il mercato dell'Inter e secondo me c'è il chiaro rischio che potremmo iniziare il campionato praticamente con la rosa attuale, che non è una rosa scarsa, che non è una rosa, come dice qualcuno, secondo me, che deve lottare per il quarto posto, però è una rosa a cui manca qualcosa soprattutto nel reparto arretrato, per come sta giocando Chivu, con la difesa alta, con la squadra aggressiva. Servono difensori più giovani, più rapidi. Ecco, se prendiamo l'aspetto anagrafico, iniziamo la stagione con un 37enne e un 33enne come difensori centrali, calciatori che comunque soprattutto il primo, soprattutto Acerbi, non hanno dato sicurezza dal punto di vista fisico, calciatori lenti, calciatori che anche in questi amichevoli stanno facendo fatica sotto l'aspetto tattico, perché comunque manca la caratteristica della rapidità. Poi ok, magari ci sono anche i carichi di lavoro che non fanno girare bene le gambe, ma non è certo un mistero che all'Inter manca velocità in difesa.
E in questo momento il mercato vive una situazione completamente di stallo, situazione che dal mio punto di vista inizia ad essere preoccupante, perché siamo a metà agosto, mancano poco più di 2 settimane per la chiusura del calciomercato e all'Inter mancano ancora delle pedine, soprattutto in difesa. Come potrebbe sbloccarsi il mercato dell'Inter? Cosa potrebbe permettere un'accelerata per un difensore, che sia Badé o un altro? Secondo me solo uscite che in questo momento non sono neanche vicinissime. Ecco, se ai soldi incassati per i vari Sebastian Esposito, Aleksandar Stankovic, Buchanan eccetera si sommassero quelli di Aslani, c'è stato un interesse del Torino, ma difficilmente il Torino arriverà ad offrire 18 milioni in contanti, contatti che ci sono stati anche col Bologna, ma anche lì la richiesta non sembra che sarà soddisfatta dalla società rossoblù. E poi eventualmente la cessione di Taremi. Fulham in pool, si lavora con il calciatore che dovrebbe abbassarsi l'ingaggio, ma anche lì faccio fatica a pensare che l'Inter possa raccimolare 8 milioni da un calciatore preso lo scorso anno a parametro zero, che ha fatto una stagione assolutamente negativa, calciatore che ormai sanno tutti è un esubero all'Inter, è un calciatore che è in uscita, è un calciatore che pesa sul monte ingaggi. Ecco, tutte queste cose portano a far crollare il prezzo e non credo che il Fulham, anche dovesse trovare l'accordo con Taremi, poi presenti un'offerta così alta. Quindi, insomma, sostanzialmente la vedo davvero complicata, che se non con la trattativa Lookman ancora in corso, l'Inter potrebbe fare altri colpi importanti. Che poi, tra l'altro, continuiamo ad avere un grosso problema, grosse difficoltà nella cessione di calciatori. Se andiamo a vedere altri calciatori a quanto vengono ceduti, c'è l'esempio del Milan che cede Ciao, con tutto il rispetto, ma a 40 milioni. Noi facciamo fatica a cedere Aslani, che comunque è un calciatore giovane, un calciatore che tecnicamente qualcosa ha dimostrato, forse non era integrato pienamente nel sistema dell'Inter, ma non possiamo dire che sia un calciatore scarsissimo e facciamo fatica a raccimolare 15 milioni. Facciamo tremendamente fatica a cedere qualsiasi esubero nostro, e certo il fatto poi che andiamo a sbandierarli anche, come si suol dire, ai 420 i nostri esuberi, questo non aiuta certo la cessione a cifre congrue. Però insomma vedremo come andrà questo mercato, i giudizi finali li daremo quando sarà suonato il gong del calciomercato estivo. Fatto sta che ad oggi è un calciomercato non dico insufficiente, perché quelle 2-3 pedine, soprattutto 2, Bonnie e Sucic, sono ottime pedine, però al massimo proprio da sufficienza molto striminzita o da 5,5, quindi neanche sufficiente, perché è chiaro che a questa squadra manca qualcosa ed è chiaro che praticamente viviamo una situazione di stallo che va avanti da fine luglio, sono 15-20 giorni che si rincorre Lookman, che è stato fatto un rilancio, poi non si sa quale sarà la soluzione e secondo me il rischio concreto è che alla fine rimarremo così o negli ultimi giorni andremo a prendere un ripiego. Spero non sia così, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, cosa ne pensate di questi nomi in difesa, della situazione Lookman, del calciomercato dell'Inter in generale, che dopo degli acquisti nel mese di luglio adesso stenta a concludere, stenta a completare la rosa. Insomma, come sempre sfruttiamo la sezione apposita anche per confrontarci. Io vi saluto, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter.